Come acquistare e valutare i servizi di consulenza SAP Security? Quando si rompe irreparabilmente qualcosa, il cellulare, il PC, la macchina, dobbiamo valutare l'acquisto di un nuovo prodotto. La scelta è dettata da vari fattori. Spesso si parte dal costo, ma guardando le recensioni, gli approfondimenti e le caratteristiche, forse non è l'unico driver di scelta. Quali sono i criteri che utilizzi quando devi scegliere e valutare un servizio di consulenza Security SAP? Ciao, sono Andrea e oggi parliamo di quali sono i criteri, a nostro avviso, che dovresti prendere in considerazione quando valuti di acquistare dei servizi di consulenza SAP Security. Esistono molte società che fanno consulenza SAP. Ognuna di queste, spesso, fornisce anche un supporto nell'area Security SAP. È assolutamente normale, non potrebbero non farlo. Ma qual è il grado di competenza reale di queste tematiche? Spesso sono persone improvvisate ad occuparsi di quest'area. Quante volte abbiamo visto affibbiare questa attività all'ultimo arrivato? Ecco, tu che sei appena arrivato, occupati di definire i profili SAP. Una rogna che nessuno vorrebbe gestire. Cosa capita spesso in questi casi? La struttura tecnica delle autorizzazioni si rivela fallimentare e difficile da mantenere nel tempo. Chi fa il progetto spesso non segue anche la manutenzione a seguire. Questo comporta che la società di turno non conosca cosa significa ogni giorno mettere mano al modello realizzato e quanto una scelta possa influire o meno sul tempo che serve dedicare quotidianamente. Gli sviluppi custom effettuati non hanno i requisiti minimi di sicurezza. Certo, spesso il cliente non si pone il problema e non chiede, ma è davvero oggi necessario avere tutto scritto? Profilare le utenze era, e in parte lo è ancora, considerato un compito dei tecnici, dei sistemisti. Prima di coinvolgere i tecnici, però, deve essere fatta un'analisi organizzativa, coinvolgendo tutti gli attori principali dell'azienda, al fine di determinare chi fa cosa. Ancora oggi questa parte fondamentale spesso viene considerata completamente a carico dei sistemisti. La figura del SAP Security Manager o consulenti Security SAP oggi deve avere diverse anime. Conoscenza tecniche della Security SAP, non solo la profilazione SAP quindi, ma anche tematiche di sicurezza dei dati, governance, segregation of duties. Conoscenze seppur di base legali, decreto legislativo 231 del 2001, 262 del 2005, 101 del 2018, GDPR e deve anche avere doti comunicative. Il tradurre tecnicismi per i non addetti ai lavori diventa fondamentale nel momento di training, formazione e security awareness. Quali quindi i suggerimenti da tenere presente nella scelta? La società ha certificazioni o specifiche in ambito security SAP, sia a livello del personale sia a livello di società, certificazioni ISO, la società si occupa in maniera verticale delle tematiche della security SAP, quali sono le percentuali di fatturati per consulenza SAP Security o SAP Auditing rispetto al totale? Quali sono le referenze sulle tematiche di sicurezza dei dati? Qual è l'anzianità della società e da quanti anni si occupa delle tematiche di protezione dei dati aziendali? Può capitare di affidarsi a brand blasonati che a volte sottovalutano questi aspetti o li affidano a persone poco esperte. Non è sempre quindi una garanzia affidarsi a grandi società note. Spesso il turnover elevato ed altri fattori possono incidere negativamente su queste attività così delicate. E tu cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti. Spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!